Punto di partenza appunto Piazzale Roma, da cui si possono prendere due strade, o questa per andare al Mulino Stucchi e all'isola di San Giorgio, oppure questa per arrivare al Fontego dei Tedeschi. È uno dei posti più suggestivi qua di Venezia. Potete anche andare dove ci sono i gondolieri a fare delle foto col cavalletto fino a questa sponda dove sta salendo questa persona in barca. Ecco il ponte di Rialto, maestoso come sempre. Ogni volta che lo vedo onestamente mi emoziono perché è incredibile. Ecco, vedete qua comincia la suggestione incredibile del Canal Grande. Ecco, vedete, noi andremo là, proprio a fianco del ponte di Rialto. Ecco, noi andremo lì. Questo è un luogo meraviglioso in cui fare delle fotografie eccezionali, ma anche per chi semplicemente vuole godere di questo paesaggio mozzafiato. Tutta Venezia. Qua è una terrazza fantastica, sarebbe bello anche venire col cavalletto, ma è un luogo privato, quindi onestamente preferisco di no. Però è veramente, ragazzi, eccezionale. Il Fontego dei Tedeschi, centro commerciale meraviglioso, prevalentemente orientato al lusso. Quello che mi colpisce è proprio la visione così completa di Venezia a 360 gradi. È uno dei, credo, dei più bassi posti panoramici, ma essendo nel centro si vedono addirittura lì in fondo le montagne, incredibile. Vi registrate il quarto piano. Io sono venuto e mi hanno fatto passare subito. Vedete là in fondo c'è Marghera. Il prossimo punto panoramico è quello alle mie spalle, più classico se vogliamo, il campanile di San Marco, che c'è esattamente là. Dietro c'è il campanile di San Giorgio. Qua si può venire anche al tramonto, qualcosa di meraviglioso e fantastico. Un fotografo è sempre strabiliato dalla quantità di dettagli che riesce a scorgere. Starei qua delle ore, effettivamente. Dopo andate anche a piedi in direzione San Marco. Ok? Direzione San Marco. Io mi sposto a piedi, penso sia questione di 5 minuti, 7 minuti al massimo. Io sono innamorato, come tutto il mondo è innamorato di questa Venezia, ma bisogna secondo me vederla anche sotto anche altri punti di vista.
bellissimo in cui si vede tutto, sia la laguna nord che la laguna sud, strategico proprio per chi fotografa. C'è un controluce pazzesco, adesso ve lo mostro. L'isola di San Giorgio. L'ultima corsa là alle 17:40 mi sembra. Sono più di 20 anni che la fotografo e trovo sempre dei punti più belli da fotografare. Adesso invece andremo, sempre in giornata, all'isola di San Giorgio. L'isola di San Giorgio c'è un altro bellissimo campanile, un punto panoramico per cui si vede il posto in cui siamo adesso, quindi ricordatevi di aggredire un po' la strada se volete fare in giornata. Se invece lo fate in più giornate va benissimo anche la soluzione. Non dimenticatevi il Ponte dei Sospiri. Anche tutte queste terrazze sono ottime per fotografare Venezia, però sono private, quindi se avete la fortuna di dormire qui, i punti panoramici ce ne sono a bizzeffe. Questo piazzale è fantastico per fare di quelle foto meravigliose al tramonto.
questo è il Mulino Stucchi, dove potete salire con l'ascensore, come vi dicevo. Ragazzi, per me è tutto. 4 skyline meravigliosi a Venezia. Spero di esservi stato utile, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale perché da poco ho deciso appunto di fare questi video in cui si parla di fotografia e non solo, quindi questo va in qualche modo a ricordarvi come affrontare delle ottime fotografie a Venezia. È una gita che si può fare in giornata o, se volete, anche con tutta calma in momenti diversi. Il mio consiglio comunque è quello di guardare anche l'orientamento del sole, perché effettivamente anche il Mulino Stucchi stesso ha due lati della terrazza, per cui informatevi bene su che tipo di come affrontare insomma la scena. Io ho fatto un po' velocemente, essendo tutti posti che ho fotografato più e più volte anche con i clienti, e quindi divertitevi, perché qua a Venezia è un posto magico. Come vedete, anche io che sono di Mestre, quindi residente, trovo sempre nuovo, sempre diverso, sempre veramente magico questa passeggiata. Venezia è infinita, come vi dicevo prima. A Venezia ci stai una vita e già non la conosci ancora, quindi ricordatevi sempre questa opportunità, anche un modo di vivere Venezia in maniera un po' più completa. Quindi enjoy Venice e alla prossima, ciao a tutti.